Salve, oggi andiamo a vedere il nuovo uscito della XRFY, la M8 Wireless, mouse molto particolare che ha delle caratteristiche sinceramente che non si trovano in altri mouse. Vediamo un attimino velocemente cosa abbiamo nella scatola, librettino delle istruzioni validissimo perché ogni comando è tramite tasti e switch, combinazione di tasti e switch, per cui questo è fondamentale per personalizzare il mouse. Troviamo anche fortunatamente l'adesivo classico e i piedini di scorta, eccoli qua, PTF bianco 100% Virgin, che è sempre una nota positiva, e chiaramente il cavo perfettamente morbido, come vedremo fra poco, e ricevitore e USB, e il dongle e il ricevitore USB. L'M8 è un mouse molto piccolo, monta il 3395 come sensore, quindi l'ultimo uscito, dotato di motion sync, ovviamente disattivabile fortunatamente tramite una combinazione di tasti. Il motion sync, ho fatto un articolo dedicato e lo linkerò in questa recensione, anche così per spiegare in maniera un pochino più approfondita a cosa serve. La cosa particolare dell'M8 è la forma. Innanzitutto non abbiamo il connettore per la ricarica sul fronte, ma lo abbiamo laterale e, come vedremo nella sezione dedicata al gaming, alla fine è una soluzione che non mi dispiace, perlomeno io che poi ho abbastanza spazio sulla destra, per cui il computer sulla destra, per cui non mi invade il fronte e non mi dà fastidio. Tra l'altro ci si appoggia anche un pochino il mignolino volendo. Comunque questa è una cosa particolare perché sul fronte hanno deciso di portare i tasti quasi a filo del pad, 4 mm sopra. Questo cosa comporta? E andiamo a parlare dello shape. Cosa comporta? Comporta che si possa tranquillamente sfruttare tutta la curvatura del mouse, quindi anche se di dimensione piccolo, con una mano come la mia che è 19 cm, come vedete riesco a poter avere tutta la mano e a cliccare tranquillamente senza alcun problema, quindi sfruttare di più tutta l'arcuatura per dar modo anche a una mano più grande di poter utilizzare il mouse. Non è un'idea così sbagliata. Fortunatamente su questa serie hanno messo i tasti laterali ad altezza perfetta. Per quanto riguarda l'impugnatura, allora io sono un claw finger, ormai si va, insomma dipende anche dal mouse, via, perché qui si va anche su palm claw finger, per cui vengono, a seconda delle situazioni le utilizzo tutte e tre. Comunque per un finger puro, io sinceramente devo essere sincero, io non vedo problemi di nessuna sorta con qualsiasi tipo di impugnatura a patto di non avere un padellone di mano oltre 20 cm. Chiaramente è un mouse piccolo, stretto, anche se non stringe sulla base, per cui tutta la larghezza viene sfruttata anche per la presa, per cui insomma, a meno di non avere un manone gigantesco, è un mouse che consiglio per ogni impugnatura, con una distinzione, con una parentesi da aprire, perché è un mouse diverso esce dai canoni, è un mouse diverso
è un mouse sì che sembra al primo impatto prendere in mano, è piccolissimo, però poi alla fine in uso non è così, non sembra così piccolo proprio perché per questo discorso della curvatura. Solamente che è un mouse per chi non è abituato, magari come me che testandone tanti, non è abituato a cambiare spesso, ha bisogno di un po' di training, non è un mouse immediato la classica forma più o meno simile ormai di tutti, solo un po' più grande, un po' più piccoli, è un mouse che bisogna abituarsi e questo è una cosa personale, può darsi anche che alcuni di voi non riescano mai a abituarsi e che non si trovino assolutamente bene con questo device. Io che sono abituato, devo dire che per me è stata una grandissima sorpresa, mi piace davvero tanto. E mi piace davvero tanto, al di là del fatto che adesso si trova sugli 80 euro, per cui il prezzo si va sulla metà di altri, più o meno la metà o un pochino più della metà di altri super blasonati, però quello che tutte le ultime feature possibili, driverless, ovvero sia non ha influenza del software di driver, quindi il sensore puro, e questo per me è sempre uno standard, un punto di riferimento, è un mouse che ha una qualità superiore alla media. Sinceramente e onestamente su questo device hanno veramente dato il massimo in termini di qualità costruttiva e in generale, proprio un mouse che al primo impatto il feeling è di una solidità estrema, molto leggero, 55 grammi, però con queste dimensioni così compatte si avverte meno la leggerezza in proporzione alle dimensioni, come succede con altri mouse. Per cui diciamo che per la dimensione sembra quasi un mouse più pesante, anche se sono 55 grammi. Ora vediamo un attimino il click test dei tasti e della rotellina e parliamo un attimino dei tasti. Chiaramente sposto il microfono così da farvelo sentire meglio. Come abbiamo sentito, il feedback dei tasti è, cioè non so io se si possa chiedere di meglio, sono i Cahill GM8.0, però hanno un'implementazione veramente perfetta. Allora, continuando a parlare dei tasti, come vediamo, tasti laterali, al di là della bontà proprio, perché non esiste, pur avendo tasti separati, ovvero sia essendo attaccati al body, normalmente ballano un po', qui non abbiamo il benché minimo, o perlomeno veramente minimo movimento, e questo mouse io lo sto già usando da più di un mese, altri mouse già cominciano ad avere qualche problema, questo assolutamente nulla, così come la rotellina, nessun segno, nessun rumorino strano al movimento laterale. I tasti laterali hanno il fine corsa e denotano proprio la qualità, dove spesso altri mouse vengono tralasciate queste cose, anche a dispetto per risparmiare peso. Qui in questo M8 tutto è curato, tutto trasuda qualità e soprattutto fortunatamente qualcuno cerca di dare una ventata nuova andando un attimino fuori dai canoni e non facendo il classico restyle di mouse già usciti. Piccola polemica. Per quanto riguarda il gaming e l'uso, io sinceramente mi sono trovato davvero bene, pur non essendo un giocatore professionista, perlomeno ormai gioco solo e esclusivamente per
testare i mouse ho avuto un grandissimo feedback, e come vedrete poi nel proseguo del video nella sezione del test in game, e ho fatto sia col cavo che no. Cosa devo dire? Se cercate un mouse piccolo, un pochino particolare, per avere una marca, per provare una marca un pochino fuori dalle solite 2-3, questo è consigliatissimo. Parlando di qualità, ho qui casualmente due dei, diciamo, forse i due mouse reputati migliori in assoluto in questo momento, ovvero sia il Superlight di Logitech, Superlight X, e il Razer Viper Pro, l'ultimo uscito, quello col sensore da 30.000K. Qui apro una piccola parentesi sui sensori. Razer e anche Logitech teoricamente hanno un'esclusiva sui nuovi sensori PixArt, e quindi teoricamente hanno un vantaggio di diversi mesi per poter usufruire dei nuovi sensori, come accade in questo caso del 30K CPI Optical del Viper Pro, e come è successo sul Superlight, che praticamente monta una versione brandizzata del 3395 che abbiamo qui da 25.600 CPI e non DPI. Per quanto ecco una cosa che non avevo menzionato ora toccando il Viper, quello che mi piace di questo M8, così come anche del Viper, devo dire, ha questa texture ruvida, e io che particolarmente ho problemi perché i mouse mi scivolano di mano, con questo e col Viper tutte e due invece ho una presa ottimale, perché ho la pelle secca, per cui tendono sempre a scivolarmi. Questo, devo dire, per questi due è un gran punto a vantaggio. Non ci sono più RGB sui mouse top, fortunatamente. Diffidate di quelli con l'RGB, perché vi mascherano le magagne con le lucine. Ok, detto questo, vediamo perché dove si riconosce, dove si vede un mouse costruito con qualità. Allora, partiamo dai tasti principali. Come vedete qui non c'è nessun tipo di gioco, e una grandissima cosa a cui tenere conto, che spesso non viene fatta, è la corsa dei tasti. Questo perché? Perché quando si spara, un conto è fare 2 mm di corsa, e un conto è farne 4-5, e tutto quello che c'è lì è tempo perso, quindi vi giocate anche i famosi polling rate da 4.000 o 8.000, ve li giocate, perché i tasti vanno per conto suo. Qui ora sentiamo anche il tasto destro. Quello che risulta, questo teoricamente la costruzione è il solito tipo, sono due parti separate. Qui si balla totalmente, come vedete, e qui sono solidi. Già questo potrebbe bastare per inficiare come top gamma, invalidare il top gamma su questo mouse, però va bene, si va avanti. Allora, tasti laterali, qui c'è il fondo corsa, e la corsa è veramente minima. Il click non è che sia proprio il massimo sembra abbastanza cheap come click. Tendente a ballare dietro, come vedete, come qui, cosa che non accade su questo. Qui ugualmente Viper Pro, qui si ha una corsa, il Pro Superlight si ha una corsa ancora più lunga, tasti che ballano e vanno via. Qui quello che ha di favoloso è la leggerezza del click. Su questo devo dire Superlight è imbattibile. Tasti laterali che rientrano dentro il corpo, quindi non hanno nemmeno il fine corsa, e rotellina che balla come pochi, e questi io non li ho utilizzati tutti e due pochissimo. Qui rotellina migliore, però molto piccola questa del Viper, potrebbe, insomma, non è che sia il massimo così piccola, devo dire, però qui già migliore, molto leggero il click. Qui non abbiamo quasi feedback sul click, molto grande questa del Viper, del Superlight, e devo dire invece l'implementazione pur
pur essendo molto particolare perché si tende ad avere le mani in posizioni diverse, il rotellino è sempre raggiungibile. Siamo su, non lo so, via, sensazione proprio di essere su un'altra categoria. Ecco, per trovare forse qualcosa che gli assomiglia, è bene prendere tutte le cose migliori di questi due, metterle insieme e non ci si arriva perché non ci si arriva uguale, perché ci sono delle cose tipo i tasti principali che tutte e due sono alquanto una pena. E soprattutto tutte e due dopo 15-20 giorni già cominciano a dare qualche piccolo problemino. Fortunatamente questo è uno scrick, questo sì, ogni tanto si sente qualche suono non proprio esaltante. E soprattutto ragazzi, 80 euro contro 150, 130, quanto si trova 100, comunque così, insomma, fa capire quanto la cura su questo mouse sia stata alta. Per cui io, se volete provare qualcosina di diverso, un mouse piccolino che credo vada bene più o meno a tutti con un filo di utilizzo, volete avere anche, ci sono anche delle colorazioni molto interessanti ad un prezzo veramente valido, questo ve lo consiglio davvero. Va bene, io sono di parte perché già quando vedo driverless, quando non ho bisogno di software invasivi e quando vedo mouse che so che vengono costruiti con una certa cura, ecco, per me già si parte con un punto di vantaggio. E comunque qui viene tutto confermato proprio dalla qualità generale di questo device. Diamo un occhio velocemente, abbiamo visto prima, chiaramente lag non c'è, 75 ore, il cavo è morbidissimo, scorrevolezza del mouse perfetta, qui sono sul Cordura Trigon, che comunque è molto lento per essere un Cordura, niente da dire. Il mouse è forse un pochino spostato in avanti, ma è ovvio perché debba essere così, perché si va sempre più avanti con tutte le clic, con i tasti e tutto, con i switch e tutto. È un mouse innovativo e particolare, per cui per quanto mi riguarda, quando vedo innovativo e particolare, a me piace. Ve lo consiglio, se avete possibilità. Non è bellissimo a dire, però su Amazon, venduto da Amazon, lo potete anche provare, casomai renderlo, per cui vi invito a farlo, povera Amazon. Vi ringrazio, ciao e andiamo con la sezione in game. Ciao! Eccoci alla parte finale in game. Come al solito dico che il video è stato tagliato, per cui magari ho saltato qualche morticina, però insomma non è andata male. E col mouse, con l'M8 mi sono trovato molto bene. Mi scuso per l'audio, non so perché alcuni toni sono distorsioni, ci sono dei problemi e ogni tanto su Call of Duty succede purtroppo. Comunque lo tengo basso, non credo possa dare fastidio. E come dicevo, col mouse mi sono trovato benissimo. La reattività dei tasti è spettacolare. Io per l'impugnatura non ho problemi, nel senso mi abituo facilmente a tutto, per cui per me è stata una grandissima esperienza. La solidità del mouse non si discute in gioco, il sensore è quello che è, insomma, l'ultimo uscito 3395 a parte Razer, per il resto io devo dire che per FPS l'ho trovato veramente valido. E rimane poco da dire perché si sente un mouse che è veloce, che si usa veramente bene, il sensore tiene, i tasti non hanno corsa e chiaramente ti aiutano molto nel click, non nel click latency ma col click quando si spara magari più di una volta, non dovendo fare chilometri di corsa. È un mouse che si trova adesso a 80 euro su Amazon, per cui io non posso altro che consigliarlo. Come dicevo prima, va tenuto in mente che è un mouse piccolo e che magari necessita di un pochino di training per la posizione della mano, per quello che è il feeling con i tasti così bassi, quello di poter utilizzare con tutte le impugnature spostando la mano più avanti o più indietro a seconda
del tipo di impugnatura e permettendo magari a mani anche più grandi di poterlo impugnare palm nonostante la dimensione sia quella che è molto piccolo. Ora questa parte qui la sto giocando senza cavo, nella parte finale giocherò col cavo, dove però purtroppo ho beccato uno con un RPG che non è proprio il massimo da trovare in questi tipo di giochi che rovina il divertimento, infatti non è che sia stato granché nell'ultima parte. Comunque anche col cavo, con la fortuna di avere lo spazio a destra, la soluzione mi è sembrata valida perché io credo che dia meno fastidio che averlo davanti, perché davanti a me tante volte mi si impiglia o mi vola davanti e mi dà fastidio. Avendolo sul fianco non ho trovato non ho trovato questo problema. Ecco, in questo momento passo col cavo, non sarà lunghissima questa parte, insomma, però mi basta per potervi dire che anche usandolo durante il giorno il cavo non dà fastidio, anzi, tutt'altro. Si tende meno a tirarlo, insomma, non necessita di un mouse Bungie, per cui ecco il maledetto RPG. Vabbè, queste sono le cose che mi fanno le bestemmie. Però ecco, concludendo, è un mouse secondo me di una categoria superiore. Porta una ventata fresca, di aria fresca, porta delle innovazioni, porta delle idee che magari per una volta non sono solo marketing, ma possono essere anche utili e magari incontrare alcuni favori. Come no, perché lo puoi dare tranquillamente. Ciao! Oh, buon risultato finale.